Ciao! Se avete visto il mio video su Exans sapete che ci sono dei brand che mi sono piaciuti particolarmente. Mi sono soffermato anche allo stand di questi ragazzi, che sono nigeriani, presentavano due linee. Una si chiama The Gods of Our Father, l'altra era questa, che si chiama Geisha. E oggi ve ne parlo. Benvenuti su Decantante. Ciao ragazzi, io sono Fabrizio, questo è Decantankerous. Oggi vi parlo di un brand particolare. Il brand è inglese, è stato creato da dei ragazzi nigeriani e ogni loro fragranza si rifà a un posto che però è virtuale. Il naso, che si chiama Itua e Inuan, spero di averlo pronunciato correttamente, aveva creato questi posti qualche anno fa e gli sono stati di ispirazione per le nuove fragranze che ha fatto. Ha fatto 8 fragranze, tutti eau de parfum, credo. Io sono rimasto particolarmente colpito da quasi tutte di queste, anche da qualcuna della loro linea che si chiama Gods of Our Fathers, ma questa mi ha colpito particolarmente. Si chiama Borgan Bay. Borgan Bay è un profumo tendenzialmente invernale perché è molto caldo e rotondo. Il suo carattere principale è quello fruttato. Diciamo che all'inizio si sente una nota che è quasi boozy, però cambia molto velocemente in qualcosa di più rotondo, fruttato, ma è un fruttato, non è il solito fruttato, altrimenti non mi avrebbe interessato così tanto. C'è qualcosa di molto morbido, vellutato e un po' sporco. Credo che ci sia anche del muschio, qualcosa che va appunto a sporcare queste note fruttate che sono principalmente, se non sbaglio, prugna e lampone, però non si sentono distintamente prugna e lampone. Si sente questo carattere molto voluminoso, molto corposo, molto forte. È una fragranza che ha molta potenza, sia di proiezione sia come durata. Io la trovo davvero molto fruttata, ma appunto non un frutto particolarmente realistico, non un frutto particolarmente dolce, che per me è un bene. Entrambe le cose sono un bene, perché non voglio sapere di frutta, voglio qualcosa che mi piaccia, che sia rotondo, che sia anche magari un po' goloso, diciamo, ma non voglio andare in giro a sapere di prugna, ragazzi. Non so voi, ma io non ne ho voglia. Il fatto è che questo profumo non è niente di ciò, non è quel dolcione, diciamo, molto diffuso, non è quel tipico dolce un po' fiorito, molto fruttato. È un fruttato veramente molto diverso. Come dicevo, ha qualcosa di alcolico, ma è proprio una punta. Per la maggior parte che va a sporcare questa nota fruttata c'è una nota appunto forse muschiata, ma soprattutto qualcosa di balsamico. C'è anche un qualcosa che ricorda la gomma arabica, ha un qualcosa di molto rotondo, molto denso, ma con qualche punta più quasi mentolata, sembra come un chewing gum alla frutta. È un profumo che ha tutto un corpo unico, che però ha un'evoluzione che un po' mi ha sorpreso. Diciamo che appunto nell'apertura si sentono tutte queste note insieme e poi l'evoluzione le va a scegliere. Si sente prima la nota fruttata, molto forte, e poi si sentono tanto le note balsamiche che emergono senza però coprire tutto il resto. Rimarrà qualcosa di molto potente per molto tempo, davvero molto tempo, che poi si andrà piano piano ad asciugare in qualcosa che appunto a me ricorda una nota più muschiata, perché si sente sempre quella nota balsamica, sempre quelle note fruttate, ma che vanno appunto scemando, lasciando libera strada a questa nota più secca, più pungente, un po' più graffiante. Piano piano perde di volume, perde di intensità, ma rimarrà sicuramente comunque come skin scent per molte ore. Stiamo parlando anche di 20 ore di durata. Ovviamente diciamo che la sua caratteristica principale, appunto essendo quella fruttata, dura tanto ma purtroppo non arriverà fino alla fine.
quindi la fragranza in sé completa non durerà 20-24 ore, però durerà un bel po', per un bel po' intendo almeno una decina di ore, per poi appunto sfumare perdendo di potenza e perdendo quel suo carattere più dolce, più fruttato, non più dolce. È talmente morbido, tanto da essere quasi talcato, tanto che sospettavo quasi ci fosse dentro dell'iris, che però non è riportato, almeno nelle note che vengono citate. Ma è un profumo che io ho trovato veramente interessante. Non dico magico perché non voglio esagerare, però ha qualcosa di veramente affascinante. Ha un qualcosa anche di legnoso, insomma ha delle note balsamiche legnose che si vanno a mescolare a quelle fruttate. Mi ricorda, soprattutto in asciugatura, mi ricorda molto Blackbird di Olympic Orange. Ciao amicia. Tranquilla, stai pure qua davanti. Zanzi, per cortesia, spostati o mettiti giù, va bene anche così. Però non mi otturare la vista. Otturare la vista, vabbè. In realtà poi ho finito la recensione perché il profumo, credo di avervi detto del profumo tutto quello che ho sentito, che ho... Zaira, la coda? Spero che voi non la vediate. Comunque davvero, è un profumo molto interessante che mi ha colpito molto. Il brand purtroppo adesso, per colpa della Brexit, presumo, mi diceva che fa fatica a esportare i profumi, ma arriveranno a breve, tra qualche mese si spera, anche in Europa. E nel caso io vi consiglio vivamente di prendervi almeno un sample kit. Pur essendo un profumo invernale, tra l'altro io l'ho messo in questi giorni che fa davvero molto caldo e devo dire che si è comportato benissimo. Non ha dato fuori chissà quale dolcezza o quale nota stucchevole o troppo densa, si è veramente comportato bene. Sembrava quasi che col caldo riuscisse a diventare un pochino più sottile. Probabilmente per merito della nota balsamica. Comunque proiettava veramente tanto, veramente tanto. Insomma ragazzi, mi ha entusiasmato questo profumo, ve lo consiglio. Ripeto, si chiama Borgan Bay di Geisher. Appena riuscite a metterci sopra il naso, fatelo. E con questo ho finito. Vi saluto tutti quanti, fate i bravi ma non troppo, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!